Sai qual è il momento più liberatorio della giornata? Quando chiudi quella porta dietro di te e finalmente puoi togliere la maschera. Se stai annuendo, allora questo video è per te. Non sei antisociale, non sei sbagliato, sei semplicemente sveglio. Oggi scoprirai 7 segnali che rivelano perché la tua anima cerca il silenzio e alla fine ti prometto che guarderai la tua vita con occhi completamente diversi. Il teatro delle aspettative ti ha stancato. Quante maschere hai nell'armadio? Quella per il lavoro, quella per la famiglia, quella per gli amici. Sei diventato un attore così bravo che hai dimenticato chi sei veramente sotto tutti quei costumi. Epitteto insegnava: non sono i fatti a turbarci, ma le opinioni che abbiamo dei fatti. Viviamo terrorizzati da quello che potrebbero pensare di noi, come se la loro opinione valesse più della nostra pace interiore. Il problema non è nato ieri. È iniziato quando eri bambino e qualcuno ti ha fatto capire che essere te stesso non bastava, che dovevi essere più carino, più bravo, più socievole. E tu hai imparato la lezione più tossica della tua vita. Per essere amato, devi essere diverso da quello che sei. Ora, da adulto, vivi in un teatro permanente. Ogni conversazione è una performance. Ogni incontro sociale è un esame da superare. Ogni parola che dici viene filtrata dal «cosa penseranno di me?». Ma ecco la verità che nessuno ti dice. Le persone che ti giudicano lo fanno perché hanno paura delle proprie insicurezze. Quando vedono qualcuno che vive liberamente, che non si scusa per esistere, gli ricorda tutto quello che loro non hanno il coraggio di essere. E sai una cosa? La maggior parte delle persone è troppo occupata a preoccuparsi di se stessa per giudicarti davvero. Quel tribunale che hai nella testa è composto da fantasmi. Il tuo tempo è l'unica cosa che possiedi veramente. La tua energia è limitata. Non sprecarla inseguendo l'approvazione di persone che probabilmente nemmeno ti stanno guardando. Ma attenzione, uscire da questo teatro non è facile. Significa deludere le aspettative. Significa dire no quando tutti si aspettano un sì. Significa mostrarsi vulnerabili quando il mondo ti chiede di essere forte. Eppure, dall'altra parte di questa paura c'è la libertà di essere autentico, di dire quello che pensi, di fare quello che senti, di vivere la tua vita, non quella che gli altri hanno scritto per te. E qui arriva la parte che forse non ti aspetti. Quando smetti di cercare l'approvazione, paradossalmente, attiri le persone giuste. Quelle che ti apprezzano per quello che sei, non per quello che fingi di essere. La solitudine diventa quindi un rifugio necessario, un posto dove puoi togliere tutte le maschere e respirare profondamente. Un posto dove non devi essere niente se non te stesso. Non è fuga, è ricarica. Non è antisocialità, è autenticità. Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che stai per dire qualcosa solo per piacere agli altri, fermati e chiediti: questo rappresenta davvero quello che penso? Se la risposta è no, prova a dire la verità, o se è troppo difficile, semplicemente taci. Inizia con piccoli passi, ma inizia. Sei diventato un archeologo delle intenzioni. Ti è mai capitato di analizzare ogni parola, ogni gesto, ogni silenzio di una persona per capire le sue vere intenzioni? Congratulazioni! Sei diventato un detective delle relazioni umane. E come ogni detective, sai che la verità è spesso nascosta dietro le apparenze. Seneca scriveva: fidati di tutti, ma non consegnare a nessuno la tua spada. Il problema è che tu hai già consegnato troppe spade nella tua vita, e alcune di quelle lame sono state usate proprio per ferirti. Quando qualcuno rompe la tua fiducia, non rompe solo una promessa, rompe una parte di te. Quella parte che credeva nel bene, che sperava nell'umanità, che era pronta a dare tutto per amore. E ogni volta che questo accade, diventi un po' più esperto nel leggere tra le righe. Ora vivi con i radar sempre accesi, analizzi ogni contraddizione, ogni promessa non mantenuta, ogni ti richiamo io, che non si è mai trasformato in una telefonata. Sei diventato un esperto nel sentire i campanelli di allarme prima ancora che qualcuno li faccia suonare. Questo ha un costo. Vivere sempre in allerta è estenuante. È come essere costantemente in guerra, anche quando sei in pace. È come guardare un film, aspettando sempre il colpo di scena,
senza mai rilassarti nella storia. E poi c'è quella vocina nella tua testa che sussurra: vedi, lo sapevi che sarebbe finita così. Quella vocina che si nutre di ogni conferma delle tue paure, di ogni previsione che si avvera, di ogni relazione che si conclude come avevi previsto. Ascolta attentamente. La tua esperienza del passato non può diventare la prigione del tuo futuro. Non tutti sono uguali. Sì, ti hanno fatto male, ma questo non significa che tutti lo faranno. Il problema è che quando hai paura di essere ferito, spesso crei le condizioni per essere ferito davvero. È come una profezia che si autoavvera. Tratti le persone con sospetto, loro si sentono giudicate, si comportano in modo difensivo e tu pensi: vedi, avevo ragione a non fidarmi. Ma cosa succederebbe se iniziassi a fidarti con intelligenza invece che con paura? Cosa succederebbe se usassi la tua esperienza non per chiuderti, ma per scegliere meglio? La fiducia non è tutto o niente, non è un interruttore che accendi o spegni, è una manopola che puoi regolare gradualmente. Puoi iniziare con piccole dosi di fiducia e vedere come vengono gestite. E ricorda, la tua capacità di amare e fidarti non è un difetto, è la tua forza. Non lasciare che il passato te la rubi. Il mondo ha bisogno di persone che credono ancora nel bene, nonostante tutto. La solitudine, in questo caso, diventa un laboratorio dove puoi ricostruire la tua capacità di fidarti, prima di te stesso, poi degli altri. Scegli una persona nella tua vita che hai tenuto a distanza per paura. Condividi con lei qualcosa di piccolo ma autentico, un pensiero, un ricordo, una preoccupazione minore. Osserva come reagisce senza giudicare immediatamente. Questo è il primo passo per ricostruire la fiducia un mattone alla volta. Quando il rumore del mondo diventa insopportabile. Viviamo in un'epoca di rumore costante. Non parlo solo del traffico o della musica alta, parlo del rumore emotivo, mentale, spirituale che ci circonda ogni giorno. Le opinioni non richieste, i drammi degli altri, le preoccupazioni che non ci appartengono. Marco Aurelio ci ricorda: molto del disturbo che senti è superfluo, e le aspettative sociali sono esattamente questo, superflue, ma nessuno te lo dice. Anzi, tutti si aspettano che tu sia grato per il rumore. Devi essere più socievole, devi uscire di più, devi avere più amici. Chi l'ha stabilito? Chi ha deciso che la felicità si misura in aperitivi e cene di gruppo? Chi ha scritto il manuale che dice che una vita riservata è una vita sprecata? La società ha creato un'equazione falsa: estroverso uguale felice, introverso uguale triste. Ma tu sai che non è vero. Sai che alcune delle persone più rumorose sono le più vuote dentro e alcune delle persone più silenziose sono le più ricche di contenuto. Il problema è che viviamo in una cultura che confonde l'essere con l'apparire, che scambia l'avere molte conoscenze con l'avere relazioni significative, che pensa che più forte parli, più importante sia quello che hai da dire. Tu hai scoperto qualcosa di diverso. Hai scoperto che nel silenzio si sentono i pensieri più profondi, che nelle pause si nascondono le verità più importanti, che nell'intimità di una conversazione a due si trova più autenticità che in una festa di 100 persone. E ogni volta che qualcuno ti chiede perché non esci mai, senti il peso di dover giustificare una scelta che non dovrebbe aver bisogno di giustificazioni, come se preferire la qualità alla quantità fosse un crimine sociale. Ecco cosa devi sapere. Non devi spiegazioni a nessuno. Non devi giustificare le tue scelte. Non devi conformarti a uno standard che non ti appartiene solo per far sentire gli altri a proprio agio con il tuo modo di vivere. L'energia è limitata. Ogni interazione sociale richiede energia. Ogni conversazione forzata ti svuota. Ogni evento sociale a cui partecipi controvoglia ti allontana da te stesso. E poi ci sono le maschere. Quella versione di te che tiri fuori per far contento gli altri. Quella personalità finta che indossi per essere accettato. È estenuante vivere una bugia 24 ore al giorno. C'è una differenza enorme tra essere soli e sentirsi soli. Tu hai scelto la solitudine. L'hai scelta perché hai capito che è meglio essere soli che mal accompagnati. Hai scelto la qualità contro la quantità.
E questa scelta ti ha portato qualcosa di prezioso, la pace. Quella pace che non puoi comprare, che non puoi fingere, che non puoi ottenere accettando compromessi che non senti tuoi. La tua casa è diventata il tuo santuario, il tuo rifugio dal rumore del mondo, il posto dove puoi essere te stesso senza dover indossare maschere o recitare ruoli. E sai una cosa? Va bene così. Va bene preferire una serata con un libro a una discoteca affollata. Va bene scegliere una conversazione profonda invece di 10 superficiali. Va bene dire no agli inviti che non ti ispirano. Per una settimana tieni un diario del rumore. Ogni sera scrivi quali situazioni sociali ti hanno dato energia e quali te l'hanno tolta. Dopo una settimana avrai una mappa chiara di cosa nutre la tua anima e cosa la prosciuga. Usa questa mappa per prendere decisioni più consapevoli. Il passato è diventato un coinquilino non invitato. Quante volte ti sei svegliato al mattino e la prima cosa che hai fatto è stata rivedere il film degli errori? Quante volte hai ripensato a quella conversazione di 3 anni fa e hai trovato la risposta perfetta che non hai dato? Il passato è un inquilino che non paga l'affitto, ma occupa troppo spazio nella tua mente. E ogni volta che qualcuno si avvicina troppo, lui esce dal suo nascondiglio per ricordarti tutte le volte che ti hanno deluso. Epitteto insegnava: è impossibile per un uomo imparare ciò che crede di sapere già. E tu credi di sapere che il dolore tornerà, che verrai ferito di nuovo, che fidarsi è pericoloso. Il passato ti ha insegnato queste lezioni con la forza e ora sono scolpite nella tua memoria come comandamenti immutabili. Ogni tradimento, ogni abbandono, ogni delusione ha scavato un solco nella tua anima e ora ogni persona nuova che incontri deve attraversare quel campo minato di ricordi dolorosi. Deve superare l'esame del passato prima ancora di iniziare a conoscerti davvero. Ma qui c'è il paradosso. Mentre il passato ti protegge dal rischio di essere ferito di nuovo, ti impedisce anche di essere felice adesso. È come vivere in una casa con tutte le finestre chiuse per paura che entri la pioggia. Sì, non ti bagni, ma non vedi nemmeno il sole. Il problema non è quello che è successo. Il problema è quello che continui a raccontarti su quello che è successo. La storia che ti ripeti ogni giorno, ogni volta che qualcuno ti dimostra interesse, ogni volta che il cuore inizia ad aprirsi un pochino. Ricordati di quando qui. Non dimenticare che la volta scorsa è finita così. Queste frasi sono diventate il tuo mantra personale, un mantra che ti tiene al sicuro ma ti tiene anche prigioniero. Seneca scriveva: il dolore è inevitabile, la sofferenza è opzionale. Il dolore è quello che è successo, la sofferenza è quello che continui a infliggerti ripensandoci ogni giorno. Ma ascolta attentamente, il passato è finito, esiste solo nella tua mente. Ogni volta che lo rievochi, lo rendi presente. Ogni volta che ne parli, gli dai nuova vita. Ogni volta che lo usi per giudicare il presente, gli permetti di governare il tuo futuro. Non sto dicendo di dimenticare, sto dicendo di perdonare. Non per loro, ma per te. Il perdono non significa dire che quello che è successo va bene. Significa liberarti dal peso di portarlo con te per sempre. E qui arriva la parte difficile. Devi perdonare anche te stesso, per esserti fidato della persona sbagliata, per non aver visto i segnali, per essere rimasto troppo a lungo in situazioni che ti facevano male, per tutte le volte che hai scelto di ignorare il tuo istinto. Il passato può essere un insegnante o un carceriere. La differenza la fai tu. Puoi lasciare che le tue ferite diventino saggezza o che diventino paura. Puoi usare quello che hai imparato per scegliere meglio o per non scegliere affatto. Ogni cicatrice ha una storia da raccontare, ma tu puoi decidere se quella storia parla di vittoria o di sconfitta, se parla di crescita o di chiusura, se parla di forza o di fragilità. Il passato non può essere cambiato, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Non lasciare che i capitoli già scritti rovinino quelli che devono ancora venire. Scrivi una lettera al tuo io del passato che ha vissuto la ferita più grande. Ringrazialo per aver sopportato quel dolore e per essere sopravvissuto. Poi scrivi una lettera al tuo io del futuro
descrivendo la persona che vuoi diventare, liberandoti da quel peso. Brucia la prima lettera, conserva la seconda. La batteria dell'anima è sempre scarica. Ti sei mai guardato allo specchio e hai visto negli occhi quella stanchezza che il sonno non guarisce? Quella sensazione di essere una batteria che si scarica più velocemente di quanto riesca a ricaricarsi? Marco Aurelio scriveva: confina la tua esistenza nel presente, ma tu vivi sempre per gli altri, sempre preoccupato per i loro problemi, sempre disponibile per le loro crisi, sempre in seconda fila nella tua stessa vita. Hai dimenticato quando è stata l'ultima volta che qualcuno ti ha chiesto «Come stai davvero?» Hai dimenticato quando è stata l'ultima volta che hai detto «No, oggi non posso», senza sentirti in colpa. Hai dimenticato che anche tu hai bisogno di cure, di attenzioni, di tempo per te stesso. Sei diventato il consulente emotivo non pagato di tutti, l'amico che ascolta sempre, che c'è sempre, che risolve sempre i problemi degli altri mentre i suoi restano nel cassetto della scrivania della vita, sempre più in basso nella lista delle priorità. E quando qualcuno ti chiede come stai, tu rispondi automaticamente «Bene, tutto bene», anche quando dentro di te c'è un uragano, anche quando la stanchezza ti pesa sulle spalle come uno zaino pieno di pietre, anche quando la parola «bene» è l'ultima cosa che descrive il tuo stato d'animo. Ecco quello che nessuno ti ha mai detto. Il prosciugamento emotivo non è solo stanchezza, è un segnale d'allarme, è la tua anima che sta urlando «Basta, fermati, ricaricati». Pensa alla tua vita come a un conto in banca emotivo. Ogni volta che dai supporto, ascolti, consigli, stai facendo un prelievo. Ogni volta che ricevi amore, comprensione, riconoscimento, stai facendo un deposito. Il problema è che il tuo conto è sempre in rosso e quando provi a ricaricarti ti senti in colpa, come se prenderti cura di te fosse un atto di egoismo, come se la tua felicità fosse meno importante di quella degli altri, come se avessi il dovere di essere sempre disponibile, sempre presente, sempre forte. La verità è che non puoi dare se sei vuoto, non puoi aiutare gli altri se non aiuti prima te stesso. Non puoi amare gli altri se non ami prima te stesso. Non puoi dare quello che non hai. Il prosciugamento emotivo ti fa preferire la solitudine perché è l'unico posto dove non devi essere niente per nessuno, dove non devi sorridere se non ne hai voglia, dove non devi essere forte se ti senti debole, dove puoi finalmente abbassare la guardia e respirare. La solitudine diventa la tua terapia gratuita. Il posto dove puoi piangere senza dover spiegare il perché, dove puoi essere triste senza dover consolare qualcun altro, dove puoi essere umano senza dover essere perfetto. E sai una cosa? Va bene così, va bene dire «Oggi non posso essere il tuo psicologo», va bene dire «Oggi ho bisogno io di essere ascoltato», va bene mettere te stesso al primo posto, almeno ogni tanto. Prendersi cura di sé non è egoismo, è responsabilità, è l'unico modo per avere qualcosa da dare agli altri, è l'unico modo per amare senza esaurirsi. Crea un menù di ricarica personale, fai una lista di 10 attività che ti danno energia, leggere, camminare, ascoltare musica, fare un bagno, eccetera. Ogni volta che ti senti prosciugato, scegli almeno una di queste attività prima di fare qualsiasi altra cosa per gli altri. Ricorda, prima indossi la tua maschera d'ossigeno, poi aiuti gli altri. I vampiri energetici hanno preso il controllo. Hai mai notato come dopo aver parlato con certe persone ti senti come se avessi corso una maratona? Come se ogni conversazione ti costasse un pezzo dell'anima che non riesci più a recuperare. Seneca diceva: niente costa così caro come quello che si ottiene con le preghiere. E tu preghi costantemente di essere accettato, di piacere, di non dire la cosa sbagliata. Ma quello che non hai capito è che stai pagando con la tua energia vitale. Esistono persone che sembrano fatte apposta per assorbire l'energia degli altri. Non è una cosa volontaria, spesso nemmeno se ne rendono conto, ma il risultato è sempre lo stesso. Dopo averle incontrate ti senti svuotato, confuso, negativo. Ci sono quelli che parlano solo di sé, che trasformano ogni conversazione in un monologo sui loro problemi.
Ci sono quelli che si lamentano sempre, che vedono il negativo in tutto, che spengono l'entusiasmo come una doccia fredda sull'anima. Ci sono quelli che fanno domande personali, ma non ascoltano mai le risposte. Quelli che chiedono consigli, ma non li seguono mai. Quelli che creano drammi dal nulla e poi si aspettano che tu li risolva. E poi ci sono i più pericolosi, quelli che sembrano persone normali, ma che hanno un talento speciale nel farti sentire inadeguato, che con una battuta apparentemente innocua riescono a minare la tua autostima, che ti fanno sentire come se dovessi sempre giustificare le tue scelte. Il problema è che tu, probabilmente, sei una persona empatica, senti le emozioni degli altri come se fossero tue, e quando qualcuno sta male, assorbi il suo malessere. Quando qualcuno è arrabbiato, senti quella rabbia nel tuo corpo. Quando qualcuno è ansioso, diventi ansioso. È come essere una spugna emotiva in un mondo pieno di acqua sporca. Assorbi tutto, ma non sai come strizzarti per liberarti di quello che hai assorbito. Ogni interazione sociale richiede energia. Devi sorridere anche quando non ne hai voglia. Devi interessarti a conversazioni che ti annoiano. Devi fingere di essere qualcuno che non sei. E tutto questo ha un costo enorme. Marco Aurelio scriveva: «Sei il tuo peggior nemico quando non controlli i tuoi pensieri». Ma io ti dico, sei il tuo peggior nemico quando non controlli le tue interazioni. La verità è che hai il diritto di proteggere la tua energia. Hai il diritto di scegliere a chi darla e a chi no. Hai il diritto di allontanarti da persone che ti fanno stare male, anche se sono brave persone che non lo fanno apposta. Non tutti meritano accesso illimitato alla tua vita. Non tutti hanno guadagnato il diritto di scaricare su di te i loro problemi. Non tutti sono degni della tua energia preziosa. E qui arriva la parte difficile: imparare a dire no. Non solo con le parole, ma con i fatti. Imparare a limitare il tempo che passi con certe persone. Imparare a non rispondere sempre al telefono. Imparare a non essere sempre disponibile. La qualità batte sempre la quantità. Una conversazione profonda con una persona che ti capisce vale più di 1000 aperitivi superficiali con persone che ti prosciugano. La tua energia è limitata e preziosa. Usala saggiamente. Investila in persone che te la restituiscono amplificata, non in persone che te la rubano senza accorgersene. Fai una revisione energetica delle tue relazioni. Scrivi il nome di ogni persona con cui passi tempo regolarmente. Accanto a ogni nome, scrivi più, se dopo averci parlato ti senti meglio, meno se ti senti peggio, uguale se rimani neutro. Concentra il tuo tempo sulle persone più, limita quelle meno e trasforma le uguali in relazioni più profonde o più distanti. Hai scoperto di essere un alieno in un mondo di umani. Ti sei mai sentito come se tutti gli altri avessero ricevuto un manuale di istruzioni per la vita sociale e tu fossi l'unico a non averlo mai letto? Come se parlassi una lingua diversa, anche quando usi le stesse parole? Epitteto insegnava: la ricchezza consiste non nell'avere grandi proprietà, ma nell'avere pochi bisogni. E tu hai scoperto che il tuo bisogno più grande è l'autenticità, ma in un mondo di maschere l'autenticità è rivoluzionaria e le rivoluzioni fanno paura. Non ti riconosci nelle conversazioni superficiali sul tempo o sull'ultimo reality show. Non ti interessa il gossip su persone che non conosci. Non capisci l'ossessione per i social media, per i like, per l'apparenza. Ti senti come se tutti fossero attori in una commedia di cui tu non conosci il copione. Quando gli altri parlano delle loro preoccupazioni, la marca dell'automobile, il ristorante alla moda, l'ultimo gadget tecnologico, ti chiedi se c'è qualcosa che non va in te perché non riesci a trovare queste cose importanti. E quando provi a portare la conversazione su temi più profondi, il senso della vita, i valori veri, le emozioni autentiche, gli altri ti guardano come se avessi appena parlato in cinese. O peggio, cambiano discorso con un'abilità che ti lascia senza parole. Ti senti come un filosofo capitato per sbaglio a una festa di compleanno per bambini. Tutto quello che dicono gli altri ti sembra incredibilmente superficiale, mentre tutto quello che vuoi dire tu sembra incredibilmente pesante per il contesto. Il problema è che questo senso di non appartenenza è doloroso. Ti fa sentire solo anche quando sei circondato da persone.
ti fa dubitare di te stesso, delle tue priorità, del tuo modo di vedere il mondo. Inizi a pensare: forse dovrei interessarmi di più alle cose di cui parlano gli altri. Forse dovrei sforzarmi di essere più leggero, più superficiale, più normale. Ma ogni volta che ci provi, ti senti falso. Ti senti come se stessi tradendo una parte importante di te stesso. Ti senti come se stessi sprecando tempo prezioso in conversazioni che non aggiungono nulla alla tua vita. E così torni alla solitudine, non perché odi le persone, ma perché nella solitudine puoi essere te stesso senza dover spiegare o giustificare il tuo modo di essere. Puoi ascoltare i tuoi pensieri profondi senza essere giudicato. Puoi sentire le tue emozioni senza dover fingere che siano diverse. Ecco la verità che nessuno ti dice. Non è che non appartieni a questo mondo, è che appartieni a un mondo migliore, un mondo di profondità, di significato, di connessioni vere. E il fatto che questo mondo non esista ancora non significa che tu debba rinunciare a cercarlo. Marco Aurelio scriveva: non turbarti per le cose che non puoi controllare. E tu non puoi controllare la superficialità degli altri. Non puoi renderli più profondi di quello che sono. Non puoi costringerli a interessarsi alle cose che interessano a te, ma puoi controllare come reagisci a questa situazione. Puoi scegliere di vedere il tuo senso di non appartenenza non come un difetto, ma come un dono. Il dono di vedere oltre la superficie. Il dono di cercare significato in un mondo che spesso ne è privo. Il senso di non appartenenza ti spinge a non accontentarti, ti spinge a cercare di più, ti spinge a creare il mondo a cui vuoi appartenere, invece di adattarti a un mondo che non ti rappresenta. Non sei fatto per i posti comuni, non sei fatto per le conversazioni banali, non sei fatto per vivere in superficie, sei fatto per le profondità, per le verità scomode, per le emozioni vere, per le connessioni autentiche. E questo mondo ha bisogno di persone come te, anche se non lo sa ancora, anche se a volte ti sembra di essere l'unico che cerca qualcosa di più profondo del normale. Inizia un diario dell'autenticità. Ogni giorno scrivi un momento in cui ti sei sentito completamente te stesso e un momento in cui hai sentito di dover fingere. Dopo un mese vedrai chiaramente quali situazioni e persone ti permettono di essere autentico. Gravita verso quelle e allontanati dalle altre. Se ti riconosci in questi segnali, sappi che non sei solo. Marco Aurelio, Seneca, Epitteto, tutti hanno scelto la profondità sulla superficialità, hanno scelto la qualità sulla quantità, hanno scelto l'autenticità sulla popolarità. La tua preferenza per la solitudine non è un difetto da correggere, è una bussola che ti sta portando verso la tua vera natura, verso persone che ti meritano, verso una vita che ha senso. Ma attenzione, non sto dicendo che devi isolarti completamente. Sto dicendo che devi essere selettivo, che devi proteggere la tua energia come il tesoro più prezioso che hai, che devi scegliere con cura chi merita il tuo tempo, la tua attenzione, il tuo cuore. Il mondo ha bisogno della tua sensibilità, ha bisogno della tua profondità, ha bisogno della tua autenticità, ha bisogno di persone che non si accontentano del superficiale. Non lasciare che il mondo ti convinca che c'è qualcosa di sbagliato in te. Tu non sei guasto, sei semplicemente diverso. E il diverso cambia il mondo. Resta fedele a te stesso, proteggi la tua energia, scegli con cura chi merita il tuo tempo. E ricorda, la solitudine non è isolamento, è libertà. La libertà di essere esattamente chi sei, senza scuse, senza maschere, senza compromessi. E quando incontrerai le persone giuste, quelle che vedranno la tua profondità come un dono, non come un peso, capirai perché hai aspettato tanto. Capirai perché hai scelto la qualità sulla quantità, perché vedi, la solitudine che hai scelto non è stata tempo perso, è stato tempo investito nel conoscerti meglio, nel capire cosa vuoi davvero dalla vita, nel costruire una relazione autentica con te stesso. E questa relazione con te stesso è la base di tutte le relazioni future. Quando conosci il tuo valore, non accetti trattamenti che non lo rispecchiano. Quando conosci la tua pace, non permetti a nessuno di disturbarla senza una buona ragione. Quando conosci la tua energia,
non la sprechi con chi non la merita. La strada che hai scelto, quella della solitudine consapevole, della selezione attenta, della profondità contro la superficialità, non è la strada più facile, ma è la strada che porta alla felicità vera, non quella finta che dura una serata, ma quella profonda che dura una vita. E se qualcuno ti chiede perché passi così tanto tempo da solo, ora hai la risposta. Non è perché non ti piacciono le persone, è perché ti piace abbastanza da non accontentarti di relazioni che non ti arricchiscono. Non è perché sei antisociale, è perché sei selettivo. Non è perché hai paura del mondo, è perché conosci il tuo valore e pretendi che il mondo lo riconosca. La tua solitudine è la tua forza, il tuo silenzio è la tua saggezza, la tua selezione è la tua libertà. E ricorda sempre, in un mondo che cerca disperatamente di renderti uguale a tutti gli altri, rimanere te stesso è l'atto più rivoluzionario che puoi compiere. Un ultimo pensiero: se questo video ti ha fatto sentire meno solo nella tua solitudine, condividilo con qualcuno che potrebbe aver bisogno di sentire queste parole. Perché a volte la cosa più generosa che puoi fare per una persona è farle sapere che non è l'unica a sentirsi così. La tua tribù è là fuori e quando la troverai capirai che ogni momento di solitudine è valsa la pena dell'attesa. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.